Signore e signori, madame e messieurs, devastati e devastate, vi presento il veterano. Ebbene sì ragazzi, questa volta vi parlo del Veteran Sherman. Ragazzi, finalmente posso parlarvi di questo meraviglioso e nuovissimo monoruota. Ma perché dico nuovissimo? È nuovissima perché praticamente un ingegnere della Gotway un bel giorno ha deciso di fare armi e bagagli e aprire la sua bella dittarella e mettersi a fare i monoruota. E visto che già nella Gotway faceva dei monoruota abbastanza potenti, ha detto: ma perché non ne facciamo uno ancora più potente? E porca belina, l'hanno fatto ed eccolo qui. Questo è il Veteran Sherman, ragazzi, Veteran Sherman. Vi dico 2 o 3 caratteristiche tecniche che vi farò sbiancare di questo monoruota. Allora, questo monoruota ha un pacco batteria da 3200 watt/ora. Quindi non è quantificabile in chilometri, un po' difficile, ma diciamo che ne fai tanti, ma proprio un centinaio diciamo che li fai tranquilli. Magari li superi anche, a seconda delle condizioni di guida. Motore sprigiona 2500 watt nominali, che adesso non mi chiedete bene, è un po' illegale, perché diciamo che c'è sempre questa legge che dice che il limite è 2000, che poi non ha senso perché adesso apriamo parentesi. Questo monoruota pesa 36 kg, secondo voi se gli mettiamo un motore da, non so, 800 watt, 1000 watt, ma come fate a fermarlo sto monoruota? Mi spiego? Cioè, se state andando avanti e dovete frenare con 800 watt di potenza, ci mettete 20 metri a fermarvi, mentre con 2500 watt potete viaggiare molto in sicurezza anche a velocità elevate e frenare in sicurezza anche a velocità elevate e fermarvi per davvero. Può raggiungere i 100 km all'ora se sollevato, ragazzi, free spin, cioè se lo sollevo, lo faccio girare, arriva ai 100, quindi diciamo che se siete sopra non è che potete andare ai 100, magari agli 85 fermatevi, ragazzi, perché potrebbe essere pericoloso se andate di più. Abbiamo questa ruota da 20 pollici tassellata che sinceramente io trovavo un po' strana da strada, ma invece devo ammettere che va benissimo anche su strada, e stamattina mi sono fatto anche un bel pezzo off-road, ma va anche benissimo off-road alla giusta pressione, che io ho trovato in 2.2. Poi io peso 70 kg, ognuno troverà la sua pressione. Il peso di questo monoruota è notevole, perché ovviamente questo pacco batterie comporta un peso notevole. Per la precisione siamo sui 36 kg all'incirca, ma come vedete sono addirittura riuscito a metterlo su un tavolino, quindi via, non c'è nulla di impossibile, ma non pensatevi di fare scale con questo monoruota, perché secondo me magari a scenderle, quello sì, ma a salirle Una cosa molto figa del Veteran, che in assoluto è il primo monoruota elettrico a montarlo, è un bel display qua sopra, come potete vedere nel video. Questo bel display vi dà praticamente la possibilità di fare tutto, quindi fare tutto ciò che si può fare normalmente dalla app, con questo monoruota potete farlo dal display. Un limite di questo monoruota al momento è il dove acquistarlo, perché in Italia non c'è ancora nessun rivenditore ufficiale che lo vende, quindi scordatevi una fattura per questo monoruota. Questo bellissimo monowheel ha molti pregi, devo ammetterlo. Il Veteran Sherman è fatto molto bene, quindi i materiali sono sicuramente robusti, sono sicuramente resistenti, addirittura le viti sono belle toste e si vede che non si spanano alla prima volta che le sviti come altre che adesso non sto qua a nominare. Oltretutto queste roll bar, non so, chiamatele come volete, fa sì che se vi cade, in teoria non mi è mai caduto, non è mio. Tra l'altro, apro parentesi, ringrazio l'amico Darwin di Novara per avermi dato l'occasione e l'opportunità di parlarvi di questo splendido mezzo, e lo saluto
bella Darwin, vai piano col mio MSP, mi raccomando, no, ridammelo intatto. Incredibile ma vero, un pregio di questo monoruota è la maniglia, ragazzi. Ha fatto una maniglia decente, certo che deve sorreggere un peso di 36 kg, ma guardate, cioè davvero è fatta bene. Tra tutte quelle che ho visto, a parte il 16X che va bene uguale a questa è la migliore. Beh, che dire, sicuramente i 3200 Wh di batteria non possono che essere un pregio, perché è infinita, cioè trovatemi un altro monoruota al pari di questo come potenza di batteria, e anche la potenza di motore è notevole, quindi. Altra cosa molto interessante di questo monoruota sono le pedane. Gli hanno fatto delle pedane enormi. Il piede ci sta praticamente per intero e non sono neanche larghissime, quindi molto molto comode, pedane ottime. Stanno su bene, scendono bene, andiamo avanti. Ricapitolando, i pregi del Veteran sono la potenza, la durata della batteria, la maniglia, le pedane e questo meraviglioso monitor. Adesso andiamo a vedere i difettini. Allora, sicuramente il peso, perché quando ti porti in giro 36-37 kg di monoruota, diciamo che non è comodissimo. Diciamo che se ti trovi davanti a una rampa di scale, caro mio, prendi la strada lunga, cerca l'ascensore, cerca qualsiasi giro, ma le scale improponibili, ragazzi, improponibili. Con questo monoruota, a meno che non sei bodybuilder o se sei come il mio amico Liri che fa palestra ed è una bestia. Ciao Liri, tra l'altro sei un mito. Allora lui magari secondo me lo alza con una mano e lo appoggia qua, ma se no le scale lasciamole perdere. Essendo così pesante e avendo una ruota così grossa, di certo pecca un po' in manovrabilità. Non è impossibile, perché comunque dopo una settimana che c'hai questo coso qui diventa una cosa normalissima andare in giro con questo. Certo è che se devo fare uno slalom stretto con un monoruota normale o con questo, via, con questo si tribola un pochino. E mi raccomando, questi video che state vedendo sono solo delle prove che io faccio per vedere le capacità e testare questi monoruota, ma voi queste cose non fatele perché sono pericolose. Io le faccio solo ed esclusivamente a scopo dimostrativo, ok ragazzi? But don't try this at home, mi raccomando. Bella raga. Un altro piccolo problema derivato dal peso e dalla grandezza di questo oggetto è la versatilità, no? Mi spiego, quindi se con un piccolo 14 o 16 arrivate al lavoro, lo buttate lì sotto un tavolo e manco ve ne accorgete, con questo già dovete trovarvi il suo angolino, stare attenti, appoggiarlo bene perché è grosso e ingombrante e non ci piove su quello. Un'altra cosa che trovo strana di questo monoruota è che quando prendi una curva ha un atteggiamento, un comportamento strano. Praticamente se prendi la curva e mantieni la velocità nulla è. Come tenti di accelerare un pochino tende a inclinarsi in avanti, per cui tu ti ritrovi in curva con i piedi che puntano in avanti, e questa cosa sinceramente a me mi infastidisce un po', ma ragazzi parliamo di cose che uno ci si abitua, mi spiego, sono cose che passando da un monoruota all'altro te ne accorgi, ma probabilmente se ce l'avessi, se fosse mio e lo guidassi per un mese, 2 mesi, 100, 200, 300 km, alla fine questa cosa non me ne accorgerei più sicuramente perché è proprio minima, però arrivando da altri monoruota si sente. Ragazzi, che dire, abbiamo anche un sellino per il Veteran, molto bello, molto intelligente, peccato che si incastra solo qua dietro, vedi? Si incastra solo dietro, quindi se vai un po' veloce cosa succede? Che questo fa così, a meno che non ti siedi, per carità, ma quindi o ti siedi o lo togli e non va bene. Questa cosa è velocemente risolvibile con un adesivo del Telepass qua e uno qua e si va a posto. Lo mettete su, lo attaccate e non si stacca più. Cazzo, notare che su questo ci sono già ovviamente i super pad Dava Style, perché se no non si riesce a guidare. No, scherzo, sinceramente non l'ho provato senza niente, però sembra duretto. Io 2 pad li trovo indispensabili. Attenzione, ma c'ha un ventolone anche il Veteran.
ma si è già spento. Ragazzi, ricordatevi, se vi piacciono i miei video, alla fine lasciatemi un bel like e se non l'avete ancora fatto registratevi al canale e attivate la campanellina, perché da qui in poi ci saranno sempre novità super interessanti, quindi attivate quella benedetta campanella. Bene ragazzi, dello Sherman vi ho detto tutto, quindi direi che per oggi è abbastanza. Ovviamente a breve faremo una bella prova pratica, quindi prenderemo questo Sherman in mano e andremo a farci un bel giro insieme come piace a voi. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video, non fate i bravi, mi raccomando, divertitevi, compratevi un monoruota decente e andate piano e usate sempre le protezioni.